Naviganti del lobby, ben ritrovati. Queste vengono dall'Ucraina. Sono partite il giorno in cui è scoppiata la guerra. Sono arrivate qui praticamente per miracolo, nel senso che mi hanno scritto che interrompevano le spedizioni tipo 2 giorni dopo, che non sapevano che fine avrebbe fatto il pacchetto al confini fra ovviamente Ucraina piuttosto che Polonia eccetera eccetera, oppure ad altre dogane. Da lì in poi il sito è stato momentaneamente chiuso. Sto parlando delle miniature di Wargame Exclusive, sono miniature in resina con un packaging meraviglioso. Questi ragazzi sono bravissimi e non so in questo momento dove siano e come stiano. Dopo la sigla. Nel 2022 sembra incredibile dover parlare di una situazione del genere o dover affrontare una situazione del genere dove amici hobbisti e produttori di miniature che fanno del hobby il loro mestiere e sostanzialmente giocano tra virgolette tra le altre dalla guerra, ma semplicemente per svago hobbistico, e si ritrovano in questa situazione e ci ritroviamo noi a dover parlare di una cosa del genere, cioè che abbiamo preso delle miniature da un paese che poi è stato invaso il giorno stesso in cui è partito il pacchetto, e oggi sostanzialmente non sappiamo neanche se chi ha fatto queste miniature sia ancora vivo, stia bene, e io mi auguro di sì. Al di là di questo vi faccio vedere queste miniature che sicuramente erano già speciali per conto loro, hanno un packaging come vedete eccezionale e hanno anche un dettaglio incredibile, sono miniature veramente molto dettagliate. Tra le altre, la cosa molto interessante è che sono niente un po' di meno che alternative ai Tau, perché le ho prese per alternativa. Appunto ho 3 droni che sono droni, vedete, gunner, fatti praticamente invece che come il drone orizzontale, verticale, e quindi praticamente il drone è in questa posizione, ma sono molto belli e assomigliano moltissimo a quelle grandissime macchine che ci sono sul film di Tom Cruise con Netflix, Oblivion. E questi invece sono un po' più complessi da capire finché non sono montati, poi ve li monto così ve li faccio vedere, capire, ma anche questi sono praticamente con gli scudi laterali, e questi invece, scusate il fuoco ma vengo qui così ve li faccio vedere. Questo è un etereo, è una miniatura eccezionale con un dettaglio, guardate, adesso se riesco a farvi vedere lui nella scatola, guardate il dettaglio di questo volto e che etereo mi sono preso per il mio esercito dei Tau. Mi piace moltissimo, come sapete, avere qualche miniatura alternativa a GV ogni tanto. Mi piace vedere come hobbisti di tutto il mondo modificano le miniature GV. Mi piace sapere che Games Workshop, che è un'azienda che amo tantissimo e per cui ho lavorato per anni, sia diventata sempre di più il cuore di tutti questi giochi, perché i giochi principali sono tutti Games Workshop, ma è molto bello vedere questi satelliti, queste orbite intorno e che fanno queste cose. Allora io direi che ci spostiamo sulla mia scrivania, proviamo ad aprire una confezione, a montare qualcosa, così vediamo un attimino come sono queste miniature e poi trarremo delle conclusioni sia delle miniature sia un po' di questa vicenda del fatto che vengano da Oksana, che è un paese, da quello che ho capito, vicino a Leopoli, per capirci. Ci vediamo fra un attimo. E queste sono situazioni che fanno veramente pensare, perché allora, voi sapete che essere hobbisti da un lato vi mette in una posizione privilegiata
per poter parlare di certe cose, nel senso che per noi è come essere degli sportivi, no? Nello sport o nella scienza, per esempio, fra scienziati non c'è questa divisione geopolitica. Purtroppo nella realtà esiste, e esiste anche questa cosa, mentre sono sicuro che moltissimi amici ucraini e russi potrebbero tutt'oggi giocare tranquillamente ai bordi di un tavolo, anche qui in studio da me, magari invitati quando ci sarà una pace seria, per poter giocare appunto a Warhammer. È chiaro che stiamo parlando di cose assurde rispetto alla realtà della guerra, e non è ovviamente questa la sede per cui parlare di opinioni personali nei confronti di questa appunto realtà, ma al di là di questo, insomma, mi sento di dire che come hobbisti noi siamo molto uniti dalla condivisione del piacere, della bellezza dell'hobby in sé, del ricostruire un diorama, di una miniatura, quindi in realtà non c'è questa divisione che invece purtroppo nella geopolitica esiste, non c'è niente da fare. E è incredibile comunque, secondo me, che nel 2022 ancora si debba parlare di cose di questo genere. Allora, guardate, nel frattempo il packaging della confezione è fatto veramente bene, perché è un pezzo di carta inserito all'interno di un blister, e hanno fatto praticamente un altro inserto in cartoncino che regge praticamente la miniatura sotto, e dove c'è scritto praticamente che tipo di miniatura è. Greater Good sono ovviamente il bene superiore, il loro modo di chiamarli, perché come sapete non è possibile dargli un nome originale, perché altrimenti andrebbero a incorrere problemi con i diritti. Allora, la miniatura, devo dire la verità, ha una veramente ha un dettaglio veramente fantastico, e è resina chiaramente, e qui c'è solamente un po' da limare, e lo facciamo anche subito, guardate, c'è solo da limare un pochino qua la linea di intersezione della colatura della resina. Questa è resina fatta a mano sicuramente, cioè nel senso che non è stampa 3D, potrebbe essere stato tranquillamente scolpito a ZBrush in 3D, e poi ovviamente è stato colato all'interno. Molto molto bello, bellissimo dettaglio. Ovviamente la parte che va attaccata è qua, praticamente qui sotto, e ci vorrà, qui ci sono le antennine, adesso le montiamo, e dopodiché dovrò procurarmi 3 bastoni trasparenti, che chiaramente posso prendere anche dai droni che non ho ancora montato, per poterli mettere praticamente sul loro piedistallino. E quindi niente, dopodiché li monteremo, li dipingeremo e li vedremo in azione sul tavolo. Adesso li monto un secondo in timelapse, monto anche il resto, così poi lo vediamo insieme.
Eccoci qua ragazzi, allora per Ethereum ho dovuto fare una mini pausa, avete visto, per montarlo perché servivano le istruzioni online, aveva dei pezzi veramente molto piccoli, dovevo capire il senso, altrimenti mi sarei trovato a sbagliare la miniatura, insomma ci tenevo. Guardate come è bella questa miniatura, ha veramente lineamenti fantastici, è veramente un bellissimo Ethereum, secondo me in questo caso anche meglio di quelli di GV perché ha veramente una marcia in più per quanto riguarda la miniatura. Ho messo un po' di pasta verde qui in mezzo al mantello per chiudere varie linee di intersezione che avevo, quindi ho riscolpito un pezzo di mantello e ve lo metto un po' più alla luce, eccolo qui, e lo vedete, insomma, guardate che bello che è, che bella posizione che ha, e fluttua praticamente su questo veicolo che lo porta avanti, a cui lui stesso è collegato da un praticamente tramite l'elmo, chiamiamolo così. Rimetto la... ok, perfetto, eccolo qua, ho il fuoco. Questi sono praticamente gli shield, e quindi sono droni shield che da qua sotto andranno in giro praticamente sollevati da terra, e come vedete hanno tipo un'antenna con due scudi laterali che parano praticamente ai colpi, mentre questi sono i gunner, e sono quelli insomma che vanno in giro sparando, che vi dicevo assomigliano molto a quelli di Oblivion, il film con Tom Cruise. Bene ragazzi, io direi che possiamo fare un breve recap e ci vediamo poi per la prossima puntata. Intanto ci salutiamo con questo recap. A tra poco. Allora, beh, come vi dicevo prima, la nota un po' particolare, molto triste di questa vicenda, di queste miniature, è che sono arrivate dall'Ucraina in tempo proprio per l'inizio della guerra, quindi penso che sia uno degli ultimi pacchi prima che chiudessero il sito, dove scrivono appunto che non avrebbero più mandato miniature fino alla fine della guerra. E io non posso fare altro che augurare ai ragazzi di Wargame Exclusive di stare bene, loro e le loro famiglie, che questa cosa finisca il più presto possibile. Non mi sento assolutamente ovviamente di giudicare in questo momento quello che sta accadendo, perché ci rendiamo conto un po' tutti, credo che sia veramente complesso per via di propaganda eccetera, certo che passare dalla pandemia alla guerra, insomma, è una storia un po' particolare. Rivedere questi video fra 5, 6, 10 anni penso farà la sua impressione, perché la gente che li guarderà dirà certo che 10 anni fa hanno avuto un bel concentrato di casini. Ragazzi, che dire, spero di andare in avanti sempre in momenti migliori, dove gli hobby sia un momento di condivisione e di pura gioia e di pura pace in questo caso. Io vi auguro a tutti di stare bene e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!